E se vi dicessi che esiste un paese dove le dune sono più alte della Torre Eiffel, dove sulla costa atlantica giacciono gli scheletri di centinaia di navi naufragate e tra le onde torbide si aggirano gli squali, dove in alcune tribù la poligamia è ancora perfettamente legale e lo status di un uomo si misura non con il denaro, ma con il numero di mogli e di capi di bestiame, e dove, in mezzo a un deserto morto, bruciato fino a diventare bianco, si ergono alberi fantasma che hanno quasi 1000 anni. Non è il copione di un film post-apocalittico, è realtà, è la Namibia, un paese situato nel sud-ovest dell'Africa, il cui nome significa luogo dove non c'è niente. Ma questa è la più grande bugia del mondo. Oggi vi mostrerò 10 fatti scioccanti, incredibili e poco conosciuti su questo luogo, che vi faranno esplodere la mente e vi costringeranno a ripensare il concetto stesso di natura selvaggia. Guardate assolutamente questo video fino alla fine e iscrivetevi al canale perché abbiamo appena iniziato a svelare tutti i segreti della Repubblica di Namibia. Andiamo! Dimenticate tutto ciò che sapevate sui deserti. Le dune d'Egitto? Scivoli per bambini. Il deserto del Namib non è solo un deserto, è la madre di tutti i deserti, il più antico del pianeta. Ha tra 55 e 80 milioni di anni. Ed è proprio qui, nel cuore del Parco Nazionale Namib-Naukluft, che si trovano le dune più alte del mondo. Vi presento il Grande Papà, Big Daddy. La sua altezza raggiunge i 380-39 metri. Per darvi un'idea delle dimensioni, la Torre Eiffel è alta 330 metri. Il Grande Papà la guarda dall'alto. E accanto a lui c'è la sua sorellina, la Duna 7, alta 383 metri. Sono vere e proprie montagne di sabbia, colorate dagli ossidi di ferro in sfumature irreali, dal delicato albicocca dell'alba al rosso sangue, marziano, del tramonto. Ma la cosa più incredibile è che queste dune non sono solo giganti silenziosi, cantano, sul serio. Quando il vento soffia con una certa intensità o quando una piccola valanga di sabbia scivola dal crinale, milioni di granelli iniziano a vibrare, producendo un suono basso, cupo, quasi ultraterreno, che si può sentire a centinaia di metri di distanza. Questo fenomeno si chiama sabbia che canta. Immaginate, siete soli sulla cima di questa montagna marziana, intorno a voi un mare infinito di sabbia, e il deserto inizia a ronzare come un antico organo. Scalare una duna così è un'ora di salita faticosissima, dove ogni passo in avanti ti fa scivolare mezzo passo indietro. Ma la vista dalla cima è un paesaggio che non somiglia a nulla sulla terra. È una ricompensa per la quale vale la pena attraversare l'inferno. Dai giganti di sabbia che cantano, alla valle dove il tempo si è fermato 900 anni fa. Se l'inferno ha una succursale sulla terra, è esattamente così che appare. Questo luogo si chiama Dead Vlei, che significa palude morta, e il nome è assolutamente meritato. Un tempo, circa 900.000 anni fa, qui scorreva il fiume Tsau Chab. Straripava, creando un'oasi in cui crescevano possenti acace. Ma poi il clima cambiò. Le dune, spinte dal vento, bloccarono l'accesso del fiume alla valle. L'acqua scomparve. Arrivò una siccità totale. Gli alberi morirono, ma non marcirono e non si decompressero. E il motivo è questo. L'aria qui è talmente secca che batteri e funghi, responsabili della decomposizione, non hanno alcuna possibilità di sopravvivere. Inoltre, il legno dell'acacia è ricco di tannini, conservanti naturali. Il sole ha bruciato gli alberi fino a renderli neri, trasformandoli in scheletri carbonizzati, mentre il clima secco li ha mummificati per secoli. Quello che vediamo oggi è un cimitero di alberi congelato nel tempo. Silhouette nere su uno sfondo di argilla bianca abbagliante, circondate da un muro di dune rosse sotto un cielo blu implacabile. Il luogo più fotogenico e, allo stesso tempo, il più deprimente del pianeta. Se Dead Vlei è l'inferno sulla terraferma, allora la costa della Namibia è la sua continuazione marittima.
Sembra il titolo di un romanzo di pirati, vero? Ma la Costa degli Scheletri è un luogo reale, mortalmente pericoloso. Centinaia di chilometri di litorale, dove la corrente del Benguela, fredda come il ghiaccio e proveniente dall'Antartide, incontra l'aria rovente del deserto del Namib. Questo scontro di temperature genera una nebbia densa, costante, impenetrabile. Per secoli i marinai, disorientati, non riuscivano a vedere la costa, finché le loro navi non si arenavano. Gettati a riva, diventavano prigionieri del deserto. E la cosa più terribile non era nemmeno il naufragio in sé, ma ciò che veniva dopo. I marinai sopravvivevano, raggiungevano la riva e si trovavano davanti un deserto infinito e privo di vita. L'oceano era a pochi metri, ma la sua acqua era salata e inadatta a essere bevuta. Non c'era acqua dolce per centinaia di chilometri. Era una morte lenta e dolorosa per sete, accompagnata dal rumore delle onde. I boscimani del posto chiamano questa zona la terra che Dio ha creato nella sua collera. Oggi qui si trovano ovunque carcasse arrugginite di navi e gigantesche ossa di balene. È il più grande cimitero di navi e giganti marini del mondo. Ma la Namibia non è solo natura, è anche il popolo che vi abita secondo leggi che stravolgono tutte le nostre convinzioni. Lontano dalla civiltà, nel nord del paese, vive la tribù seminomade degli Himba. Le loro donne e i loro uomini coprono il corpo e i capelli con una miscela speciale chiamata Ochize. Ma non pensate che si tratti semplicemente di argilla e grasso. La composizione è più complessa e carica di significato. La base è ocra rossa, mescolata con burro di vacca chiarificato e una resina aromatica del cespuglio Muzumba. Questa pasta non solo protegge dal sole e dagli insetti, ma rappresenta anche una forma di igiene in un ambiente dove l'acqua scarseggia, la loro doccia secca. Il colore rosso simboleggia il sangue e la terra, le due fondamenta della vita. Ma ciò che davvero sciocca un europeo è la loro organizzazione sociale. Tra gli Himba, la poligamia è ancora praticata apertamente. Un uomo può avere tante mogli quante riesce a mantenere, cioè quante mucche possiede. Il bestiame è la valuta principale. Non è un mondo di amore romantico, ma un mondo di unioni pragmatiche per la sopravvivenza della stirpe, che vive secondo leggi ancestrali totalmente diverse dalle nostre. Dalle antiche tradizioni ai fantasmi del passato coloniale. Nel 1908 un operaio trovò un diamante nel deserto. Così in Namibia iniziò una spietata corsa al diamante. I tedeschi, ossessionati dalla sete di ricchezza, costruirono in mezzo al deserto arido una città modello, Kolmanskop. Era un'isola di lusso bavarese nell'inferno africano. Eleganti ville, casinò, teatro, ospedale e persino un tram. E ciò che sorprende è che la tecnologia a Kolmanskop superava quella di molte città europee. Qui si trovava la prima stazione a raggi X dell'emisfero sud, anche se veniva usata per ispezionare i lavoratori e impedire che rubassero i diamanti. C'era persino una fabbrica di ghiaccio e limonata. Ma i diamanti finirono in fretta. Entro il 1956 la città fu completamente abbandonata. La gente se ne andò, lasciando tutto alle spalle. Oggi il deserto si riprende lentamente col Manskop. La sabbia, come un assassino silenzioso, ricopre gli interni lussuosi, creando scenari surreali. È la città fantasma più famosa dell'Africa. Mentre gli uomini se ne andavano, la natura si riprendeva ciò che era suo. La Namibia è uno dei paesi meno popolati al mondo e per questo rappresenta un vero paradiso per gli animali. Proprio in Namibia vive la più grande popolazione di ghepardi selvatici del mondo, più di 3.000 esemplari, un quarto di tutti quelli presenti sul pianeta. Ma i veri sovrani di questa terra ostile sono gli elefanti del deserto. Non si tratta di una specie a parte, ma di un adattamento unico. Hanno le zampe più lunghe e i piedi più larghi per camminare meglio sulla sabbia. Possono percorrere fino a 70 km al giorno alla ricerca d'acqua e resistere senza bere anche per 3 o 4 giorni.
La cosa più sorprendente è la loro memoria sociale. Le matriarche trasmettono di generazione in generazione le conoscenze sui pochi punti d'acqua esistenti. Vedere questi giganti fantasma sullo sfondo del deserto infinito è uno spettacolo che non si dimentica. Ma le creature più sorprendenti della Namibia, forse, non sono nemmeno animali. Vi presento la Welwitschia mirabilis. Non è solo una pianta, è un fossile vivente, una reliquia dell'epoca dei dinosauri. Ecco il suo segreto. La Welwitschia ha solo 2 foglie. 2! In tutta la sua vita. Queste 2 foglie crescono continuamente dalla base, mentre le estremità si seccano e si dividono nel tempo, creando l'illusione di molte foglie. Ma sono sempre solo 2. E ora il fatto più incredibile. La Welwitschia può vivere fino a 2000 anni. Alcune di queste piante erano già adulte quando gli alberi della Valle della Morte stavano appena morendo. È praticamente immortale. Ottiene l'umidità assorbendo con le sue foglie la nebbia notturna proveniente dalla costa degli scheletri. Un vero alieno nel mondo vegetale. Dal fossile vivente sotto i piedi a una cicatrice gigantesca sul corpo del pianeta. Tutti conoscono il Grand Canyon negli Stati Uniti, ma avete mai sentito parlare del secondo canyon più grande del mondo? Si trova proprio qui, nel sud della Namibia. È il canyon del fiume Fish. Le sue dimensioni sono impressionanti, 160 km di lunghezza e una profondità che raggiunge i 550 metri. La sua formazione risale a oltre 500 milioni di anni fa. Prima un movimento tettonico creò una frattura. Poi il fiume Fish scolpì e approfondì questo crepaccio per milioni di anni. Oggi è un luogo di bellezza incredibile e selvaggia, soprattutto all'alba e al tramonto. Per i più resistenti esiste un percorso escursionistico di 85 km sul fondo del canyon, una delle sfide più dure di tutta l'Africa. Ma anche questo canyon è un'opera della nostra terra. E se vi dicessi che in Namibia si può toccare lo spazio? Nel 1920 un contadino arava la terra e il suo aratro urtò qualcosa di enorme. Pensò che fosse solo una roccia, ma non era una pietra. Era il meteorite Hobba, il più grande meteorite integro mai trovato sulla Terra. Pesa circa 60 tonnellate ed è caduto circa 80.000 anni fa. Sorprendentemente non ha lasciato alcun cratere. Gli scienziati ritengono che, a causa della sua forma piatta, sia entrato nell'atmosfera con un angolo basso, scivolando su di essa e perdendo velocità bruscamente. Oggi giace nello stesso posto e chiunque può avvicinarsi e toccare questo visitatore proveniente dalla fascia degli asteroidi. Potete letteralmente posare la mano su un pezzo di spazio. E dopo tutte queste meraviglie cosmiche e geologiche, torniamo sulla Terra peccaminosa, su una strada nel mezzo del nulla. Immaginate, guidate per centinaia di chilometri su una strada sterrata, una colonna di polvere intorno, il serbatoio quasi vuoto. E all'improvviso vedete questo, Solitaire. Non è una città, ma solo una stazione di servizio, un hotel e una panetteria. Però è un luogo iconico, famoso per la sua decorazione in stile post-apocalittico. Ovunque ci sono carcasse arrugginite di vecchie automobili, come monumenti alla durezza di questa terra. Ma la leggenda principale, conosciuta da tutti quelli che sono stati qui, è che nella panetteria locale si prepara la miglior torta di mele di tutto il Sudafrica. Una dolce e accogliente ciliegina sulla torta della follia totale chiamata Namibia. La Namibia non è solo un paese, è un altro pianeta. Un pianeta di bellezza mortale e forza vitale incredibile. Antichi deserti, fantasmi del passato, tribù ancestrali e una natura selvaggia che dimostra come la vita possa adattarsi a qualsiasi condizione. Un luogo che spezza tutti i vostri schemi e vi fa credere nell'impossibile. Quale momento vi ha stupito di più? Le dune cantanti, la pianta immortale o il meteorite che si può toccare? Scrivetelo nei commenti. Se volete altri viaggi in angoli folli del pianeta, mettete un like e iscrivetevi al canale. Non avete idea di dove andremo la prossima volta. A presto!